Nel 1977, la NASA lanciò due delle sue missioni spaziali più ambiziose, le sonde Voyager 1 e Voyager 2, con l'obiettivo primario di esplorare i pianeti più esterni del Sistema Solare. Ma oltre alla straordinaria missione scientifica, c'era un secondo, altrettanto affascinante scopo che accompagnava queste sonde: portare con sé un messaggio dell'umanità, destinato a eventuali civiltà extraterrestri. Questo messaggio è racchiuso in un oggetto straordinario, il Voyager Golden Record, un disco placcato in oro che rappresenta simbolicamente la vita sulla Terra, la nostra cultura, i suoni del nostro pianeta e la nostra musica. Realizzato per durare miliardi di anni, questo disco è stato concepito come una sorta di capsula del tempo interstellare, un tentativo di comunicare chi siamo a possibili esseri alieni che potrebbero un giorno lontano trovarlo e decifrarlo. L'idea del Voyager Golden Record non nasce da esigenze pratiche, ma da un impulso profondamente umano, quello di cercare connessioni, di esplorare oltre i confini del conosciuto e di lasciare una traccia della nostra esistenza nell'immensità dello spazio. Mentre le sonde Voyager viaggiavano verso Giove, Saturno, Urano e Nettuno, raccogliendo dati scientifici senza precedenti, portavano con sé anche un messaggio che parlava di pace, speranza e della varietà della vita sulla Terra. L'idea di inviare un messaggio nello spazio era ambiziosa, ma ben allineata con lo spirito dell'epoca, un periodo in cui l'umanità guardava con grande ottimismo alle stelle e all'esplorazione dello spazio. Le sonde Voyager non erano solo strumenti scientifici, ma veri e propri ambasciatori della Terra, inviati non solo per studiare i pianeti lontani, ma anche per rappresentare la nostra civiltà, al di là dei confini del nostro sistema solare. L'importanza simbolica del Voyager Golden Record ha superato di gran lunga il suo scopo pratico, trasformandosi in un'icona culturale e in un simbolo dell'infinito desiderio umano di comunicare, esplorare e comprendere. 2. La nascita dell'idea del Voyager Golden Record. L'idea del Voyager Golden Record nacque in un contesto in cui l'umanità stava compiendo passi audaci verso l'esplorazione dello spazio. Il progetto prese forma grazie alla visione di Carl Sagan, astrofisico, cosmologo e divulgatore scientifico, noto per la sua capacità di combinare scienza e immaginazione. Sagan aveva già contribuito a un'iniziativa simile nel 1972 e nel 1973, quando le sonde Pioneer 10 e Pioneer 11 furono equipaggiate con targhe metalliche contenenti immagini stilizzate di un uomo, una donna e una rappresentazione della posizione della Terra rispetto ad altre stelle. Tuttavia, con il progetto Voyager, Sagan e il suo team decisero di fare un ulteriore passo avanti: creare un disco che contenesse una rappresentazione molto più dettagliata e varia della vita sulla Terra. L'idea iniziale fu di Frank Drake, famoso per l'equazione di Drake, che cerca di stimare il numero di civiltà extraterrestri nella nostra galassia. Drake propose di includere nelle sonde Voyager un messaggio che potesse essere trovato e interpretato da altre forme di vita. In collaborazione con Carl Sagan, il team di scienziati e artisti coinvolti nel progetto concepì il Voyager Golden Record come una lettera universale, in grado di raccontare una storia completa del nostro pianeta, della nostra cultura e del nostro posto nell'universo. Il team che lavorò alla selezione dei contenuti del disco includeva anche Ann Druyan, scrittrice e produttrice, che avrebbe poi avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione finale del progetto. Druyan, con il suo approccio creativo, fu incaricata di selezionare suoni e immagini che rappresentassero la diversità culturale della Terra. La creazione del Voyager Golden Record fu una corsa contro il tempo. Il team aveva solo 6 settimane per scegliere e organizzare tutto il materiale che sarebbe stato incluso nel disco. Nonostante il breve tempo a disposizione, la squadra di Sagan riuscì a mettere insieme una collezione sorprendentemente completa di suoni e immagini della Terra. Tra i contenuti scelti vi furono registrazioni dei suoni della natura, come il rumore delle onde e dei vulcani, il canto degli uccelli e persino il battito cardiaco umano. La musica, considerata una forma universale di espressione, giocò un ruolo centrale nella selezione. Tra i brani musicali inseriti nel disco ci sono capolavori come il Concerto Brandeburghese No. 2 di Johann Sebastian Bach, un brano per flauto tradizionale cinese, e il classico rock Johnny B. Good di Chuck Berry.
Uno degli aspetti più affascinanti del progetto riguarda la partecipazione personale di Ann Druyan. Mentre lavorava alla selezione dei contenuti, Druyan decise di registrare il proprio battito cardiaco come simbolo della vita umana. Durante questo processo, Druyan e Carl Sagan si innamorarono, aggiungendo una dimensione romantica e personale alla storia del Voyager Golden Record. Questo dettaglio rende il progetto ancora più intimo e toccante, dimostrando che, oltre a essere una straordinaria impresa scientifica, il disco è anche un riflesso delle emozioni, dei legami e delle storie umane. L'intero processo di selezione fu guidato da un forte desiderio di rappresentare la varietà e la complessità della vita sulla Terra, con la speranza che in un lontano futuro qualcuno in un altro angolo della galassia potesse ricevere il nostro messaggio e conoscere la nostra esistenza. Carl Sagan descrisse il Voyager Golden Record come una sorta di bottiglia cosmica lanciata nell'oceano infinito dello spazio, contenente un messaggio di pace e di unità. Anche se la probabilità che una civiltà aliena trovi il disco è estremamente bassa, l'atto di inviarlo rappresenta un'espressione profonda di ottimismo e di fiducia nell'idea che non siamo soli nell'universo. Il Voyager Golden Record è un tentativo di immortalare la nostra civiltà, di lasciare una traccia di chi siamo e di ciò che abbiamo creato, un simbolo eterno della nostra curiosità e del nostro desiderio di connessione con l'ignoto. 3. Cosa contiene il Voyager Golden Record? Il Voyager Golden Record è molto più di un semplice disco. È una capsula del tempo interstellare, un messaggio dell'umanità destinato a eventuali civiltà extraterrestri, contenente una straordinaria raccolta di suoni, immagini e musiche che rappresentano la varietà della vita sulla Terra. La sua creazione fu una vera e propria sfida, poiché in pochissimo spazio doveva essere racchiusa l'essenza del nostro pianeta e della nostra specie. Con un diametro di 12 pollici e placcato in oro, il disco fu progettato per durare miliardi di anni nello spazio interstellare, resistendo al tempo e alle condizioni estreme dell'universo. Ma cosa contiene esattamente questo messaggio rivolto all'ignoto? La struttura del disco è divisa in 3 sezioni principali: i saluti, i suoni della Terra e la musica. La prima sezione contiene saluti in 55 lingue, rappresentando un ampio spettro di lingue umane. Tra queste ci sono lingue antiche come il sumero, lingue diffuse come l'inglese e lingue meno conosciute come il Gujarati, a dimostrazione della diversità linguistica del nostro pianeta. Il saluto in inglese recita "Hello from the children of planet Earth", un semplice ma potente messaggio che si rivolge a qualsiasi civiltà che potrebbe ascoltarlo. L'idea era di rappresentare l'umanità come un'unica famiglia, nonostante le differenze culturali e linguistiche. Alcuni saluti sono formali, mentre altri sono più informali, come quello in cinese mandarino, che dice "Amici dello spazio, come state? Avete mangiato?", un'espressione comune nella cultura cinese. La seconda sezione è forse la più affascinante, una raccolta dei suoni della Terra. Questa parte del disco include una serie di registrazioni audio che rappresentano una vasta gamma di fenomeni naturali e attività umane. Tra i suoni ci sono quelli degli animali, il canto delle balene, il cinguettio degli uccelli, il richiamo degli elefanti, i rumori ambientali, il suono del vento, il rumore del tuono, il fruscio delle foglie e i suoni della vita umana, come un bacio, il battito cardiaco, la risata e il rumore di passi. Ogni suono è stato scelto con cura per offrire a un possibile ascoltatore alieno un'idea delle varietà sonore del nostro pianeta. I suoni della Terra non sono solo descrittivi, ma evocativi, progettati per trasmettere una sensazione di ciò che significa vivere sulla Terra. Infine, il Voyager Golden Record contiene una selezione di musiche provenienti da diverse culture e periodi storici. L'idea dietro questa selezione era di offrire una panoramica della creatività musicale umana, scegliendo brani che potessero rappresentare la varietà delle espressioni culturali del mondo. La musica è considerata una delle forme più universali di comunicazione, capace di trasmettere emozioni anche senza bisogno di parole. Tra i brani inclusi nel disco c'è il Concerto Brandeburghese nr. 2 di Johann Sebastian Bach, scelto per rappresentare la musica classica occidentale. La musica tradizionale di altre culture è anch'essa presente, come un brano per flauto tradizionale cinese, una canzone d'amore azera e una traccia intitolata Melancholy Blues di Louis Armstrong, rappresentante del jazz.
Forse il brano più curioso e inaspettato è Johnny B. Good di Chuck Berry, che rappresenta il rock and roll, un genere musicale innovativo del XX secolo. La scelta di includere questo brano fu inizialmente discussa, poiché alcuni membri del team ritenevano che il rock fosse troppo moderno per un messaggio universale. Tuttavia, alla fine si decise di inserirlo, considerando che avrebbe rappresentato un importante aspetto della cultura popolare del XX secolo. Oltre ai suoni e alle musiche, il Voyager Golden Record contiene una serie di immagini. Queste immagini, incise su un lato del disco, sono pensate per offrire una rappresentazione visiva della vita sulla Terra. Tra le immagini ci sono fotografie di esseri umani, animali, piante, paesaggi naturali e costruzioni umane. Ci sono anche immagini che spiegano concetti scientifici di base, come la struttura del DNA, il sistema solare e la composizione atomica. Una delle immagini più toccanti è quella di una madre che allatta il suo bambino, un simbolo universale di cura e continuità della vita. Anche le immagini furono scelte con l'intento di rappresentare la diversità del nostro pianeta e della nostra specie, offrendo uno spaccato della nostra esistenza quotidiana e dei nostri progressi tecnologici. Il Voyager Golden Record è accompagnato da istruzioni dettagliate su come riprodurre il disco, poiché si presume che eventuali civiltà extraterrestri non conoscano il nostro sistema tecnologico. Le istruzioni sono incise sul coperchio del disco, insieme a una rappresentazione della posizione della Terra rispetto a 14 pulsar, una sorta di indirizzo cosmico che indica la posizione del nostro pianeta nell'universo. Anche se le probabilità che qualcuno trovi e interpreti correttamente il disco sono incredibilmente basse, il progetto è stato realizzato con la consapevolezza che rappresentava qualcosa di molto più grande, un atto di fede nell'umanità stessa e nella nostra capacità di comunicare e condividere il nostro mondo con altri, anche a miliardi di anni di distanza. In definitiva, il Voyager Golden Record non è solo un tentativo di comunicare con altre forme di vita, ma anche un ritratto di ciò che siamo e di ciò che abbiamo creato come specie. È un atto simbolico di ottimismo e speranza, lanciato verso le stelle con la consapevolezza che, anche se nessuno dovesse mai trovarlo, il gesto stesso di inviare un messaggio verso l'ignoto racchiude il desiderio umano di esplorare, comprendere e connettersi con l'universo. 4. Il percorso delle sonde Voyager. Il viaggio delle sonde Voyager, lanciato nel 1977, rappresenta uno dei più grandi successi nella storia dell'esplorazione spaziale. Le sonde Voyager 1 e Voyager 2, equipaggiate con strumenti scientifici all'avanguardia per l'epoca, e il Voyager Golden Record come simbolo della nostra civiltà, sono state inviate nello spazio con l'obiettivo di esplorare i pianeti più lontani del Sistema Solare e spingersi oltre i confini dello spazio interstellare. Entrambe le sonde sono state progettate per sfruttare un raro allineamento dei pianeti giganti, un evento che si verifica solo una volta ogni 176 anni, per visitare Giove, Saturno, Urano e Nettuno, grazie a una tecnica chiamata fionda gravitazionale. Questo meccanismo permette a una sonda di accelerare sfruttando la gravità di un pianeta per lanciarsi verso la sua prossima destinazione. Voyager 1 e Voyager 2 sono state le prime sonde a visitare questi pianeti con una così grande vicinanza e precisione, regalando immagini e dati che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione del sistema solare esterno. Voyager 2 fu la prima ad essere lanciata, il 20 agosto 1977, seguita da Voyager 1 il 5 settembre dello stesso anno. Nonostante Voyager 1 fosse stata lanciata dopo, essa raggiunse Giove per prima grazie alla sua traiettoria più veloce. Il viaggio verso Giove fu spettacolare. Voyager 1 arrivò nel marzo del 1980, seguita da Voyager 2 a luglio. Le sonde ci regalarono immagini senza precedenti del pianeta gigante e delle sue lune, rivelando dettagli straordinari. Per la prima volta vedemmo da vicino la grande macchia rossa, un'enorme tempesta che infuria su Giove da secoli, e scoprimmo vulcani attivi su Io, una delle sue lune. Queste furono scoperte rivoluzionarie che sorpresero la comunità scientifica e fornirono nuove informazioni sull'attività geologica fuori dalla Terra. Dopo Giove, le sonde continuarono il loro viaggio verso Saturno, che Voyager 1 raggiunse nel novembre del 1980. Saturno è famoso per i suoi anelli,
e le immagini catturate dalle sonde rivelarono una complessità negli anelli che non era mai stata immaginata. Gli scienziati scoprirono che gli anelli di Saturno erano costituiti da milioni di piccoli frammenti di ghiaccio e roccia, ognuno in orbita attorno al pianeta. Inoltre, la sonda scoprì nuove lune e fornì immagini ravvicinate di Titano, la più grande delle lune di Saturno. Titano si rivelò particolarmente interessante a causa della sua densa atmosfera, l'unica nel Sistema Solare, con una composizione simile a quella primordiale della Terra. Dopo il flyby di Saturno, le strade delle due sonde si separarono. Voyager 1 proseguì il suo viaggio verso l'esterno del Sistema Solare, abbandonando il piano eclittico dei pianeti per dirigersi verso lo spazio interstellare. Voyager 2, invece, proseguì verso Urano e Nettuno, diventando l'unica sonda nella storia a visitare questi pianeti. Nel gennaio del 1986, Voyager 2 arrivò a Urano, scoprendo 10 nuove lune e rivelando un campo magnetico sorprendentemente inclinato rispetto all'asse di rotazione del pianeta. Successivamente, nell'agosto del 1989, la sonda raggiunse Nettuno, catturando immagini ravvicinate di questo pianeta distante e delle sue lune, in particolare di Tritone, una luna che si rivelò geologicamente attiva, con geyser di azoto liquido che esplodevano dalla sua superficie. Questo completò l'obiettivo primario delle sonde Voyager, l'esplorazione dei 4 pianeti giganti del Sistema Solare. Dopo aver terminato le loro missioni planetarie, le 2 sonde continuarono il loro viaggio verso lo spazio profondo. Il 14 febbraio 1990, Voyager 1 fu puntata verso la Terra per catturare un'ultima immagine del nostro pianeta. Questa immagine, nota come Pale Blue Dot, pallido puntino blu, divenne una delle fotografie più famose della storia dell'astronomia. Scattata da una distanza di circa 6 miliardi di chilometri, la Terra appare come un minuscolo puntino sospeso in un raggio di luce solare. Carl Sagan, profondamente colpito da questa immagine, la usò come simbolo della fragilità e della preziosità del nostro pianeta, ricordandoci che, nonostante le nostre differenze e conflitti, la Terra è l'unica casa che abbiamo. Oggi, entrambe le sonde Voyager sono oltre il Sistema Solare. Nel 2012, Voyager 1 diventò la prima sonda costruita dall'uomo a entrare nello spazio interstellare, oltre l'eliopausa, il confine dove il vento solare perde la sua influenza e inizia lo spazio tra le stelle. Voyager 2 ha raggiunto lo stesso traguardo nel 2018, diventando la seconda sonda a entrare nello spazio interstellare. Sebbene entrambe le sonde abbiano esaurito gran parte del loro equipaggiamento scientifico, continuano a inviare dati esplorando regioni dello spazio mai raggiunte prima. La loro attuale velocità è di circa 60.000 km all'ora, ma anche a questa incredibile velocità impiegheranno 40.000 anni per raggiungere la prossima stella. Le sonde Voyager sono destinate a vagare nello spazio per miliardi di anni, portando con sé il Voyager Golden Record e il messaggio dell'umanità. Anche se non incontreranno nessuna civiltà aliena, il loro viaggio simboleggia lo spirito esplorativo dell'umanità, il nostro desiderio di conoscere l'ignoto e di lasciare una traccia del nostro passaggio nell'universo. 5. I risultati e l'eredità delle missioni Voyager. Le sonde Voyager, nonostante siano state lanciate oltre 45 anni fa, continuano a essere tra le missioni più significative e di successo nella storia dell'esplorazione spaziale. I risultati ottenuti durante il loro viaggio attraverso il Sistema Solare hanno rivoluzionato la nostra comprensione di pianeti, lune e fenomeni spaziali, lasciando un'eredità che influenza ancora oggi le missioni spaziali e l'astronomia. Il contributo delle sonde Voyager può essere suddiviso in 2 grandi fasi: l'esplorazione dei pianeti giganti e la penetrazione nello spazio interstellare. Durante la fase di esplorazione planetaria, che si concluse alla fine degli anni '80, le Voyager fornirono dati e immagini che non solo arricchirono la nostra conoscenza, ma cambiarono per sempre il modo in cui vediamo il nostro sistema solare. Prima delle missioni Voyager sapevamo molto poco sui giganti gassosi come Giove e Saturno e praticamente nulla su Urano e Nettuno. Le sonde Voyager furono i primi veicoli spaziali a esplorare da vicino questi mondi lontani, rivelando dettagli sorprendenti e fenomeni inaspettati. Le immagini dettagliate degli anelli di Saturno mostrarono una complessità che non era mai stata osservata,
con divisioni e onde negli anelli che indicavano la presenza di lune non ancora scoperte. La scoperta di vulcani attivi su Io, una luna di Giove, rivoluzionò la nostra comprensione dell'attività geologica fuori dalla Terra, dimostrando che i corpi celesti possono essere molto più dinamici di quanto si pensasse. La fase successiva della missione Voyager, l'entrata nello spazio interstellare, è iniziata con Voyager 1 nel 2012 e con Voyager 2 nel 2018. Questa è stata la prima volta che un oggetto creato dall'uomo ha attraversato l'eliopausa, il confine che separa il vento solare dall'influenza dello spazio interstellare. I dati raccolti dalle sonde in questa regione hanno fornito informazioni preziose sul comportamento del vento solare, sull'interazione tra la nostra stella e lo spazio esterno e sulla natura del mezzo interstellare, la materia diffusa tra le stelle. Sebbene la maggior parte degli strumenti scientifici a bordo delle sonde non sia più funzionante, i pochi rimasti attivi continuano a inviare dati che gli scienziati sulla Terra stanno ancora analizzando per comprendere meglio le dinamiche dell'universo oltre il nostro sistema solare. Un altro importante risultato delle missioni Voyager è stato il rafforzamento dell'idea che la vita potrebbe esistere altrove nel sistema solare, in particolare sulle lune di Giove e Saturno. Le immagini e i dati raccolti dalle sonde suggerirono che Europa, una luna di Giove, potrebbe avere un oceano liquido sotto la sua superficie ghiacciata, potenzialmente un ambiente adatto alla vita. Allo stesso modo, Encelado, una luna di Saturno, mostrò segni di attività geologica con geyser di acqua che esplodono dallo strato ghiacciato della superficie. Un altro indizio che al di sotto potrebbe esserci acqua liquida e forse condizioni favorevoli alla vita. Queste scoperte hanno ispirato missioni successive, come Galileo, Cassini e la pianificazione di future missioni per esplorare queste lune con maggiore dettaglio alla ricerca di segni di vita. L'eredità delle Voyager va oltre i dati scientifici raccolti. Il Voyager Golden Record, inviato nello spazio come simbolo della nostra civiltà, è diventato un'icona culturale, un simbolo dell'ottimismo umano e del nostro desiderio di comunicare con l'universo. Anche se la probabilità che una civiltà extraterrestre trovi il disco è estremamente bassa, il suo invio rappresenta un atto di speranza e una testimonianza della creatività umana. Carl Sagan descrisse il disco come una bottiglia nell'oceano cosmico, un gesto simbolico che racchiude la consapevolezza della nostra piccolezza rispetto all'immensità dell'universo e al contempo la nostra capacità di immaginare un futuro di connessione con altre intelligenze. Il disco stesso è stato fonte di ispirazione per artisti, scrittori e scienziati. Libri, film e documentari hanno esplorato il significato del Voyager Golden Record e del suo messaggio di pace, unità e curiosità. L'immagine della Terra come un puntino blu nell'universo, immortalata nella celebre fotografia Pale Blue Dot, scattata da Voyager 1, ha stimolato riflessioni profonde sul nostro posto nel cosmo e sulla fragilità del nostro pianeta. Carl Sagan, nel suo libro Pale Blue Dot, scrisse parole commoventi su quella minuscola immagine della Terra, ricordandoci che tutto ciò che abbiamo mai conosciuto, le nostre storie, i nostri conflitti, le nostre gioie, si trova su quel puntino solitario in un vasto universo. Questa prospettiva ha contribuito a farci riflettere non solo sulle nostre conquiste scientifiche, ma anche sulla necessità di preservare e proteggere il nostro pianeta. Le missioni Voyager hanno anche aperto la strada a nuove tecnologie e approcci nell'esplorazione spaziale. L'uso della fionda gravitazionale per accelerare le sonde e risparmiare carburante è diventato un punto fermo per le missioni interplanetarie successive. Le sonde hanno dimostrato l'importanza della longevità nelle missioni spaziali. Progettate per durare solo 5 anni, le Voyager continuano a funzionare dopo più di 4 decenni. Questa straordinaria durata ha dimostrato l'importanza di costruire veicoli spaziali robusti, capaci di resistere alle sfide dell'ambiente spaziale per tempi molto più lunghi di quanto inizialmente previsto. In conclusione, le sonde Voyager non solo hanno trasformato la nostra comprensione del sistema solare e dello spazio interstellare, ma hanno lasciato un segno profondo nella cultura e nella scienza. Con il loro messaggio di speranza, curiosità e unità, continuano a rappresentare la capacità dell'umanità di guardare oltre i propri confini, fisici e mentali, verso l'infinito dell'universo. Anche se le sonde si perderanno nel buio cosmico,
forse non raggiungendo mai una civiltà aliena. Il loro viaggio rappresenta uno dei più grandi atti di esplorazione della storia, un viaggio che continua a ispirare nuove generazioni di scienziati, esploratori e sognatori.